82 artisti hanno creato 82 arcani, dando vita ad altrettanti capolavori. Dopo la sigla andiamo a scoprire questo mazzo che è un vero antidoto alla monotonia, i The Voice of Tarot Vox Arcana. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Se vorrete acquistare il mazzo, in descrizione troverete dei comodi link che potranno tornarvi utili. Prima della fine della puntata, con un semplice clic, potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della mia collezione o iscrivervi al canale cliccando sul logo, nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me! Ciao, benvenuti! Oggi andiamo a vedere insieme un mazzo molto speciale e particolare. A me piace tantissimo e spero che piaccia anche a voi. Questo mazzo qui si chiama The Voice of Tarot Vox Arcana, quindi si parla proprio della voce dei tarocchi. È un mazzo abbastanza particolare e lo possiamo già dedurre da quanto annunciato proprio sulla scatola, sulla confezione. È un mazzo sì dal punto di vista tradizionale perché nelle immagini va comunque ad ispirarsi a quella che è la tradizione Waite-Smith, però è anche un mazzo innovativo e quindi adesso andremo a scoprire perché. La scatola è bellissima, questo argento o questo colore grigio metallizzato, molto particolare. Spero che si possa vedere anche una specie di reticolato, di rete in tutta la confezione. E poi ovviamente già possiamo vedere sotto, ci sono le varie lingue, quindi il libretto sarà in inglese, in italiano, spagnolo, francese, portoghese e russo. È dello scarabeo, ovviamente, molto resistente, molto forte, quindi si presta ovviamente come oggetto da collezione sicuramente, perché è bellissima la scatola, sono bellissimi loro, sono tarocchi molto particolari, quindi anche nella lettura non è esattamente consigliato ai principianti, però comunque se vi piace lo potete far vostro e poi pian pianino imparare a conoscerlo meglio. Andiamolo ad aprire e vediamo che cosa si cela all'interno. Allora, quindi abbiamo il nostro bel mazzo, sono 80 carte come scritto anche all'esterno, sono 80 perché vi dicevo appunto che è un mazzo abbastanza particolare. In teoria sarebbero 78, quindi 22 gli arcani maggiori e 56 gli arcani minori, però questo mazzo ha una particolarità e quindi la vedremo adesso insieme, andremo a scoprire qual è questa particolarità. Che cosa possiamo dire subito del libretto? Ovviamente mettiamo la nostra scatolina a parte qui, così potete sempre vederla. E del libretto ovviamente abbastanza piccolino, considerando che ci sono 5 lingue. Vediamo un po' che cosa, infatti all'inizio potete già capire dove si trova l'italiano, pagina 51. Ultimamente succede spesso che la parte in inglese è un po' più esaustiva rispetto a tutte le altre, quindi se conoscete bene l'inglese vi consiglio comunque di andare a leggere proprio la parte in inglese, perché almeno ha qualche notazione in più rispetto all'italiano. Andando a vedere la parte in italiano, ovviamente c'è la spiegazione molto interessante del
l'inizio del progetto, di che cosa si tratta e quindi potete appunto scoprire che effettivamente questo è un mazzo che è stato creato in collaborazione da 82 artisti che sono stati coordinati da Gian Lorenzo Favazzi. E poi ognuno ovviamente ha dato una propria espressione, opinione anche sulle motivazioni, sull'ispirazione di ogni singola carta. È un peccato che appunto non sia uscito in contemporanea tutto un libro su questi pensieri, su tutta la parte creativa e dell'ispirazione di ogni singola artista. Spero insomma che invece poi lo possano fare, ma noi possiamo comunque trovare alla fine tutti i nomi degli artisti, quindi troverete proprio le ultime pagine dedicate agli artisti, quindi c'è il nome, ci sono anche dei riferimenti dei social media di ogni singolo artista, e poi c'è anche una lista, però non di tutti gli artisti, che hanno fornito una canzone di riferimento all'arcano che hanno creato. Quindi troveremo i Depeche Mode, troveremo Sia, troveremo anche Queen, Madonna, Katy Perry, eccetera eccetera. Quindi potete vedere chi e cosa ha ispirato anche appunto l'artista di ogni carta. Ovviamente non di tutti, perché non tutti hanno fornito la loro ispirazione e la loro canzone. Ovviamente parleremo meglio di questo progetto. Ovviamente volevo solo mostrarvi il libretto, quindi consigliandovi la parte in inglese per avere qualche informazione più. Ci sono comunque le parole chiave, una frase indicativa molto carina per ogni singolo arcano. Poi troverete anche un esempio di lettura, troverete una cosa particolare che appunto adesso la vedremo insieme. Ecco, qui c'è l'indicazione di lettura molto, molto interessante che potete fare, e poi c'è insomma tutto il progetto, la spiegazione, quindi più o meno quello che vi ho detto. Allora, la cosa particolare e principale è quando ho detto che sono 80 carte, quindi noi troveremo due carte in più che in teoria è come se fossero 4 effettivamente, perché sono fronte retro. Sono carte elementali, cioè vengono rappresentati gli elementi, e quindi vedete, sono bellissimi. Abbiamo il drago dell'acqua o il cavaliere dell'acqua, adesso magari alcuni hanno la dicitura cavaliere, altri il drago, e quindi qui abbiamo l'acqua, lo riconosciamo dal simbolo. Qui abbiamo l'aria, qui abbiamo la terra e qui abbiamo il fuoco. Quindi sono carte che appunto favoriscono e possono essere utilizzati per un certo tipo di letture. Viene data un'indicazione nel libretto in modo abbastanza sommario, e che quindi potete scegliere un elemento che volete approfondire, che magari sentite di dover comprendere meglio nella vostra vita, quindi appositamente scelto nelle vostre letture, oppure mischiarlo a caso. Avrei preferito che fossero proprio 4 separate anziché fronte retro, magari si sarebbe potuto utilizzare anche un tipo di lettura proprio mischiato alle altre, però insomma va bene la stessa cosa. Questo è un mazzo che ovviamente, come già detto, si consiglia a tutti, ma principalmente a chi già conosce le carte. Possono comprarli anche i principianti e quindi trovare delle indicazioni, studiarlo attentamente. Essendoci molte carte che appunto si avvicinano alla tradizione Waite-Smith, allora quindi sarà facile dedurre i significati. Si presta a un tipo di lettura quindi a livello intuitivo, con appunto questa tecnica qui, ma anche con la tecnica della lettura elementale, quindi degli elementi. Vi consiglio di cliccare qui in alto a destra, dove troverete la spiegazione, una puntata dedicata proprio alle tecniche di lettura. Allora, adesso andiamo avanti. Ovviamente vi mostro anche il retro delle carte,
che è molto carino, ovviamente riprende lo stesso disegno che c'è sulla scatolina. E poi le carte sono molto, molto resistenti, io non ho trovato nessuna difficoltà nel mischiarle. Il mazzo è vero, è abbastanza grande, però indicativamente, cioè, non vedo proprio nessun problema. Sono lucide, spero si possano vedere, sono lucide. Le immagini sono senza bordi, tranne questo bordino sotto dove c'è il nome delle carte, e adesso andiamo a scoprirli e a dare altre indicazioni, cominciando proprio dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte ai 22 arcani maggiori, che vi ricordo troverete subito dopo lo slideshow uno per uno, così potete apprezzarli al meglio singolarmente. Quindi abbiamo già parlato del mazzo, magari per chi lo volesse sapere, ogni singola carta, la misura è 7x12, quindi effettivamente non tanto grande, però il cartoncino, essendo abbastanza spesso, il volume totale cioè la grandezza del mazzo è di circa 3,5 cm, però come ho detto non ho difficoltà io che ho le mani piccole, quindi sicuramente non avrete voi difficoltà a mischiarli, forse solo nel fatto che il cartoncino è abbastanza rigido, però ancora meglio perché è di ottima qualità e abbastanza resistente. Come avete notato e come già anticipato, ogni carta è stata creata da un artista e quindi è normale, diciamo, purtroppo trovarsi con tanti stili diversi, tante interpretazioni di ogni arcano, e magari questa potrebbe essere la difficoltà principale. I colori sono tutti molto forti, molto accesi, appunto, a parte varie tipologie di stile, dal manga al naif, abbiamo anche giapponese, c'è di tutto di più, c'è proprio di tutto, e naturalmente vi può piacere di più una carta, di più uno stile. Ci sono ovviamente alcune cose che anche a me piacciono di più, altre un po' meno. Cioè, se ci tenete che la tradizione Waite Smith venga rispettata, o quantomeno ci sia qualche elemento grafico sul quale appigliarvi nella vostra lettura, sicuramente li riscontrerete in ogni singola carta, perché alcuni elementi vengono proprio rispettati e ripresi dalla tradizione classica. Alcune cose ovviamente vengono modificate e interpretate in modo diverso, però si può intuire tranquillamente il significato, perché come vi ho detto alcuni elementi proprio ci sono e rimangono, come la lanterna. Uno può avere un po' di difficoltà ad inquadrare l'eremita se non vedesse la scritta, però insomma è riconoscibile perché ci sono alcuni elementi fondamentali, come questa specie di bastone, la lanterna, eccetera. Quindi per ogni singola carta, anche quella più particolare, dove per esempio il Papa è questo albero vivente, molto molto bello, ci sono questi che sembrano essere due conigli che in un certo senso rappresentano i due accoliti che si trovano proprio di fronte al Papa stesso. Nel carro troviamo questi cavallucci marini al posto dei due cavalli, quello bianco e quello nero. Ho qualche difficoltà un po' su alcune carte, le vedremo poi anche negli arcani minori. Sui 22 è un po' la temperanza, perché se vi mostro insomma l'originale, ho un po' di difficoltà. Probabilmente l'atmosfera dove è inserita la signorina con questi
fasci oppure questi che possano sembrare dell'acqua intorno a lei, quindi sì, più o meno quell'atmosfera di pace, di tranquillità, di rigenerazione, in fin dei conti sì, può essere estrapolata, però tirata un po' per i capelli secondo me. Non si va a discutere assolutamente la capacità artistica, la bellezza delle carte perché sono tutte bellissime, magari ho detto se ci tenete alla fedeltà appunto a Hewitt-Smith, allora magari su alcune carte avrete qualche difficoltà, altrimenti secondo me è pienamente da abbracciare ogni tipo di interpretazione perché magari può andare ad arricchire ulteriormente il vostro bagaglio di vocaboli e di significati, e quindi trovarne alcuni nuovi oppure darvi proprio una nuova ispirazione nelle vostre letture. E adesso li potete appunto ammirare tutti, andiamo avanti e quindi andiamo a scoprire altre cose. Andiamo avanti adesso con le coppe. Eccoci di fronte alle coppe, quindi abbiamo le carte numerali dall'asso alle 10 e poi le 4 carte di corte. Qui potete fermare il video proprio per assaporare ogni singola carta perché, come già detto, essendo un'interpretazione diversa anche soprattutto dal punto di vista stilistico, attirano tutte l'attenzione e quindi anche qui diciamo mi preme dire qualche differenza che ho notato e che si discosta un po' troppo secondo me da quella che è appunto la tradizione. Per esempio è proprio l'8 di coppe, se vi mostro un po' quello originale, cioè il senso di allontanamento, non lo so, è un po' eccessivo, lo trovo molto forte in questo 8 di coppe. Però come vi ho detto assolutamente non si discute il lato artistico perché sono tutte bellissime e più che altro magari appunto lo prendo come spunto e quindi dare un ulteriore significato che appunto va ad arricchire le mie letture. Anche per esempio questo Re di Coppe lo trovo un po' troppo cupo, mi piace tanto il paggio
quindi il fante di coppe, proprio il senso, lo sguardo e il senso di novità, di quel qualcosa di nuovo che salta fuori all'improvviso, mi piace molto. Anche il 2 di coppe è bellissimo, proprio stupendo, meraviglioso, anche l'asso, quindi ogni carta può dare veramente quelle emozioni, quelle sensazioni in più e sono molto 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 ispiranti. E adesso noi ci vediamo col prossimo seme. Ed eccoci di fronte al seme dei denari o pentacoli. Anche qui, se volete, potete gustarvi meglio queste carte andandole a vedere una per una e quindi anche simpatizzare per alcune nello specifico e fare le vostre valutazioni. Come già detto, effettivamente dovete superare quel concetto di avere e vedere uno stesso stile dall'inizio alla fine, ma è proprio quello che va ad arricchire questo mazzo, il vedere ogni singola carta come se fossero tante voci, tanti strumenti diversi che fanno parte di un'orchestra e che quindi suonano all'unisono proprio per formare quella melodia unica. Ci sono però delle note stonate, come vi ho fatto vedere, ci sono alcune cose che sono un po', si allontanano un po' da quella che è la tradizione, cosa che per me non c'è assolutamente niente di male, anzi io sono per l'innovazione, per i mazzi anche particolari, perché comunque permettono di andare oltre e scoprire nuovi territori e nuove cose. Però qui la massima difficoltà, ecco, è proprio quella che ho riscontrato nel 6 di denari. 6 di denari che secondo me si allontana proprio tantissimo, magari rispetto ad altre. Adesso vi mostro quella che è l'originale. E ovviamente non ho nulla da obiettare sulla prosperità di questa fanciulla, però credo che cosa ha voluto identificare, che significato, perché comunque il 6 di denari parla di generosità, di ricchezza che sostiene, che aiuta, e che quindi anche di gesto amorevole. Ecco, cioè tutto sommato mi si può avvicinare come gesto amorevole, come una fisicità molto generosa, molto prosperosa, sì, però in un certo senso non mi dà quella sensazione appunto che è proprio tipica del 6 di denari. Però insomma, vi ho detto, ciò non toglie che comunque a livello di qualità, a livello artistico non c'è proprio nulla da dire. Alcune carte ovviamente vi possono piacere di più, piacere di meno, dipende dai vostri gusti, e magari se volete in descrizione potete scrivermi quali sono quelle che vi sono piaciute di più e magari anche quelle che vi sono piaciute di meno. Io sì, vi posso dire, ci sono alcune che non è che mi piacciono tanto, come questo cavaliere di denari. Effettivamente anche qui non è che mi dà proprio quella sensazione del cavaliere, effettivamente. Poi anche il re lo trovo un po' troppo fanciullo in questo caso. Però indicativamente, cioè la grafica c'è e che mi richiama al significato proprio del re di denari. E adesso andiamo avanti con il prossimo seme. E adesso andiamo a conoscere il gruppo dei bastoni. I bastoni, appunto, abbiamo sempre le nostre carte numerali dall'asso al 10, poi le nostre carte di corte, l'elefante, il cavaliere, la regina e il re. Ovviamente questo per tutti i 4 gruppi degli arcani minori. Elemento fuoco, rappresentatissimo, traspare la determinazione, la forza, la passione, l'ispirazione,
Sì, c'è tutto e quindi lo si vede anche in ogni singola carta. Questo gruppo mi piace parecchio, sarà che sono di parte, il mio elemento, e allora mi ci rivedo molto, e secondo me l'elemento fuoco è abbastanza rappresentato, e poi sono anche belle graficamente, non riscontro grandi differenze tra quelle che sono appunto quelle tradizionali. Sì, qualcosina c'è, però comunque quella modifica viene comunque compensata, perché è chiaro il messaggio, è chiaro il significato, che appunto rimanda a quello che è l'aspetto tradizionale. E sì, è vero, come potete vedere, cioè, il 10 di bastoni, di solito c'è appunto un uomo di spalle piegato da questi 10 bastoni sulla propria schiena, e qui effettivamente cambia la prospettiva, lui si vede di fronte. Si vede comunque leggermente affaticato, quindi mi piace, è anche interessante, è un'interpretazione diversa e la potete riscontrare in ogni singola carta. Vi potete fermare in questo momento, così le valutate voi, e noi ci vediamo adesso per l'ultimo gruppo. Siamo giunti di fronte all'ultimo seme. Anche questo è molto, molto affascinante, molto interessante, bello. I colori sono accesi anche nelle carte un po' più complesse e difficili, che solitamente troviamo la maggior parte dei semi di spade, con un'atmosfera abbastanza cupa, addirittura magari degli sfondi neri molto, molto forti. E invece qui direi che questi colori accesi vanno leggermente a smorzare. Dico solo leggermente, perché se notiamo il 10 di spade, dove effettivamente di solito c'è un uomo sdraiato di spalle, con appunto la schiena trafitta da queste 10 spade. E il concetto rimane quello, è una bellissima rappresentazione questa, mi piace molto, ed effettivamente riprende quello che è il significato. Anche interessante il cavaliere di spade. Ovviamente di primo acchito, quando la vidi la prima volta, avevo qualche difficoltà, però poi effettivamente si comprende l'irruenza, la forza, l'incisività del cavaliere, che appunto sembra proprio giungere verso di noi in un modo molto molto prorompente. Infatti lo si nota proprio dal cavallo e dal cavaliere che si intravede oltre questi fasci. E poi insomma anche qui vi potete fermare per vederle al meglio. Interessante anche il 7 di spade, perché se andiamo a vedere quello che è l'originale, cioè il momento del furto, della fuga, cioè qui si intuisce di più che magari c'è stato un furto, tra virgolette un furto, comunque un qualcosa dal quale ci si vuole sfuggire. E invece qui rappresenta proprio il momento in cui sta avvenendo il fatto, che in un certo nel senso metaforico potrebbe anche, quando salta fuori in una lettura, essere interpretato come se noi fossimo ancora in tempo per evitare questo furto, oppure la fuga dalle nostre responsabilità, e quindi prendere coscienza con certe cose. Questo indicativamente è giusto per farvi capire che comunque, per venire al punto di tutta la puntata, è un mazzo molto particolare, che io consiglio tantissimo, soprattutto per quelli che amano l'innovazione, vogliono mettersi in gioco alla ricerca di propri significati, di sfruttare il proprio intuito, e quindi di lasciarsi proprio trasportare di tante diverse interpretazioni, e che possono arricchire le vostre letture. Quindi super consigliato, e super consigliato anche per i collezionisti. Vabbè, io le colleziono, quindi l'avrei preso a prescindere, però mi interessa molto perché mi ispira tanto
lo trovo molto stimolante e quindi credo che possa essere utile anche a voi. Magari fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto oppure se c'è qualche carta in particolare che vi ha attirato. Noi ci rivediamo alla prossima e vi ringrazio per avermi seguita. Ciao!